Sì, sì, lo so che è la vigilia. Torno per cena, torno per cena. Ho quasi finito, quasi finito. E non potevo dire di no. Se è Gesù che ti chiede una mano. Gli è sempre piaciuto avere gente a cena, eh. Però ultimamente si è scoperto che la vera passione di Cristo è la cucina. Anche se da quando è entrato nel mondo della ristorazione, a parte che si è ingrassato, ma poi lo vedo stanco, distratto. Giovanni, il suo è sciapo. Non l'ha fatto lui. Gesù! Il sugo! È sciapo! Ah. Va bene adesso? No, adesso sì. Gesù, preferisci che suoniamo e cantiamo sempre oppure... Suonate come e quando volete. Ascoltate il vostro cuore. Ah, ok. Gesù, io vado. Tanto in cucina rimane Gabriele. Ok. Rimane soltanto da servire in tavola, ok? Ah, una cosa, mi raccomando. Ricordati di spegnere il gas, ok? Ok. Giovanni, tu non sei un apostolo. Sei un angelo. Grazie. Ah, Gesù, ma con chi lo passi il compleanno? Ma non è che ti stai risentendo con la Maddalena, eh? Buon compleanno, Gesù! Portato panettone! Io vado. Adolf, ma non dovevi. Fatto al forno con mie mani! Grazie che sei venuto, non c'era bisogno. Non sai quanto... Rilassati, Rilassati, accomodati, accomodati. Non sai quanto ci tenevo. T'ho cercato anche all'inferno. Ma poi papà mi ha detto che sei finito in paradiso. Ma come hai fatto? Dovresti saperlo, Gesù! Con cristianesimo basta pentimento lampo in punto di morte e si va in paradiso. Ah, sì, è vero. È vero, è vero. Poi io, non suicidato, trasferito in Brasile nel 45. Bello, Brasile. Senti, volevo chiederti una cosa. Ho provato ad aprire la questione con papà, ma lui proprio non... Finito vino. È perché quello buono lo lascio sempre alla fine. Grazie, grazie. Tu hai causato una guerra, Bella grande. ma ti sei pentito, giusto? Sì. Sì, chiuso con guerra. Ora piace dipingere quadri con fiorellini, tanti fiorellini colorati. Volevo parlare con te di questa questione, se posso. Sono un po' fuori allenamento, ma se posso aiutare, quale questione? Questione israelo-palestinese? Eh sì. Questi sono ebrei, Eh sì. ma fanno a palestinesi quello che io ho fatto loro. Un po'. Come bambino che viene stuprato e da grande diventa stupratore. È da tanto che si ammazzano a vicenda e papà lassù non fa niente. Oltretutto dice che non sono fatti miei perché lì non festeggiano nemmeno il mio compleanno. Sai perché continuo a festeggiare il mio compleanno? Per le tregue. Ma lì non festeggiano. Allora... Adolf, che succede? Mi fa male vedere gli ebrei così. Non ce l'avrai mica ancora con loro? Ma no, l'ho risolto quel conflitto. Interiore, il mio conflitto interiore. Già in Brasile cominciai a cambiare idea. Poi al purgatorio finalmente parlai con Freud. Persona splendida Freud. Ed era ebreo. Vero. Ebreo, galiziano, ma non credente. Con la psicanalisi è venuto fuori che io non ce l'avevo con loro. Ce l'avevo con mio papà violento. Io ho subito tante violenze da bambino, Gesù. Capisco. Un padre che ti fa subire delle violenze è un po' come se ti uccidesse. Uccidesse dentro. Sì, esatto. Aver fatto una seduta prima, da vivo, non l'avrei mai detto. Ma ora sono convinto che una seduta di psicanalisi può salvare Europa. Ma che dico Europa? Mondo intero! Sono dovuto morire per capire
e mi sento molto in colpa per questo. Puoi anche evitare di sentirti in colpa. Non serve. Perché tu dici questo? Perché io posso immaginare 1000 mondi in cui tu non sei mai esistito. E anche in quei mondi c'è sempre qualcuno, un gruppo politico, una religione, un credo, che si crede più giusto degli altri. E magari all'inizio lo è anche, e poi comincia a crescere, ma come un tumore, perché deve far diventare giusti anche tutti gli altri. E più cresce, più diventa estremo, anche se parte con le migliori intenzioni. Nessuno escluso, Parlo anche di quelli della mia squadra. Pensa alle guerre sante. Puoi essere cristiano, ebreo, musulmano. Finisce sempre così. Anche se sei vegano. Anzi, loro sono i peggiori. Sono i più violenti. Li farei vedere i vegani al potere, sono spietati. Tu a confronto sei un Teletubbies. In un modo o nell'altro, ad un certo punto, l'uomo ha bisogno, quasi fisiologicamente, di far scoppiare una guerra. Un germoglio, un difetto di fabbrica che da sempre è nell'uomo. Forse un po' come è successo con tuo padre. Diluvio, Sodoma, Gomorra, piaghe, giudizio finale. Papà troppo spesso educa i propri figli con la violenza. E forse è per questo che i suoi figli non riescono a farne a meno. A sua immagine. E forse non c'è modo di cambiare questo disegno. Gesù, cosa vuoi chiedere a me che già non sai? Tu sei dovuto morire per capire. Ora che hai tutto chiaro, quando eri vivo c'è stato un momento in cui sei stato a tanto così da cambiare il tuo disegno. Esiste un modo per cambiare il disegno senza morire o far morire? Gesù, lo stai chiedendo a uno che voleva fare il pittore, non la guerra. Da bambino mi piaceva la musica, la pittura. Io sognavo un mondo pieno di colori, ma mio padre non era dello stesso parere. Il suo credo era il rigore, la stabilità, la disciplina. Cose nobili se non vengono insegnate col bastone e la frusta. Potevo cambiare il mio disegno, Gesù. Ho perso l'occasione quando ho cominciato a provare odio per mio padre. L'odio ti trasforma esattamente in ciò che odi. Demonizzare crea i demoni. Un bambino salverà il mondo. Non sono stato io quel bambino e forse non lo sei stato nemmeno tu. Ma sono convinto che un giorno nascerà un bambino che saprà accettare, che saprà perdonare il proprio padre. Un bambino che non ha bisogno di credere in niente. Un bambino che non ha bisogno di religioni o ideologie. Il cuore di un bambino nasce puro finché non si sporca con quelle bugie che sono degli adulti, che sono dei padri. Un bambino dà e cerca amore. Odiare è più facile che perdonare, ma è col perdono che saremo di nuovo tutti fratelli. È
col perdono che il cuore si riempie di nuovo d'amore! È il perdono la soluzione finale! Grazie. Mi hai ridato la speranza. Ma perché per il tuo compleanno hai invitato me? Una volta mi pare di aver detto: io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Merry Christmas to you, to my life. All I say is Merry Christmas to you, to my heart unbroken, torn all apart. Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Grazie signore, sono stato benissimo, ho mangiato da Dio. Solo che sento un odore strano. Ma mannaggia a me, mi dimentico sempre il gas aperto. Capita, capita. Buon compleanno Gesù! Buon Natale, Adolf. A te che mi hai fatto del male, ma l'hai fatto anch'io.